Una cosa che vedo spesso trascurata è la pulizia delle moto. È novembre, le moto vanno in letargo, vanno messe a riposo, ma sicuramente pulite. Oggi vedremo come lavare la moto e durante il video vi darò un trucchetto per avere i cerchi sempre puliti e splendenti. Partiamo dal presupposto che nelle corse e nel mondo racing probabilmente i team hanno meno necessità di lavare la moto perché le moto sono spesso a pezzi e soprattutto i team hanno nel retrobox o nelle tende quello che è la lava pezzi, dove la moto viene disassemblata e pezzo per pezzo viene lavato là dentro e poi rimontato scrupolosamente sulla moto. Considerate che il radiatore nel mondo amatoriale è una parte che dalla moto non viene mai smontata, mentre alle corse praticamente ogni giorno viene smontato, lavato e pulito e rimontato sulla moto. Questo era per farvi capire la differenza che c'è fra i due utilizzi. Uno sono le corse e uno è il mondo amatoriale. Io stesso per allenarmi non ho la lavapezzi con me dietro e soprattutto non posso fare la moto in pezzi tutti i giorni. Quindi è per questo motivo che si può lavare la moto, però servono alcune accortezze e soprattutto nelle giornate backpack mi sono accorto che le persone non hanno idea di come fare. Per quale motivo va tenuta pulita la moto? Innanzitutto è perché ci permette di vedere se c'è una qualsiasi perdita di olio, acqua o benzina e in alcuni casi, come nel caso della trasmissione e quindi la catena, aiuta anche ad ottenere miglioramento delle prestazioni o, se non miglioramento delle prestazioni, sicuramente aiuta a non perdere e dissipare potenza. Quindi oggi ho preso la mia R1 e vi faccio vedere come faccio io. E la prima cosa che andiamo ad analizzare è ogni quanto va lavata la moto. Questo dipende dall'utilizzo che se ne fa. Diciamo che io ogni circa 2 uscite cerco di lavare la moto per tenerla sempre il più pulito possibile. Prima di iniziare però il lavaggio vero e proprio, sfatiamo subito un mito che è quello dell'idropulitrice. L'idropulitrice no, assolutamente no. E adesso andiamo a vedere quali sono le parti che si sporcano più spesso della moto. Devo fare una premessa. Siccome questa moto è andata sul banco prova, prima di portarla al banco prova le ho dato una pulita, quindi non la vedremo sporchissima. Però come tutti sappiamo, quando giriamo, anche quando andiamo su strada, il cupolino è il ricettacolo di tutti i moscerini, quindi sia cupolino che plexiglass. La parte frontale della moto è quella che ha più impatto verso tutto lo sporco, quindi oltre al cupolino anche il radiatore, ricevendo tutta l'aria frontalmente, è molto soggetto al fatto che ci si incastrino dentro pezzi di gomma, insetti e quant'altro. Attenzione ai sassi. Per questo un consiglio che posso darvi: qualsiasi radiatore abbiate, mettete sempre una retina come questa. Protegge il radiatore e quindi state tranquilli, e soprattutto quando andrete a pulire non rischierete di piegare le alette. Altro grande nemico per la pulizia sono i freni, perché i freni con il loro materiale di attrito delle pastiglie fanno un sacco di polvere che si annida per tutta la lunghezza della moto, perché la moto andando avanti la polvere si spalma lungo tutta la moto, quindi sporca il radiatore, sporca le carene e arriva a sporcare fino anche le pedane. Qua c'è un po' di grasso e un po' di polvere dei freni. Andando avanti, altra parte che si sporca un sacco è la parte posteriore dove c'è la catena, perché ovviamente noi ingrassiamo e quando la ruota gira comunque sporca di grasso, più o meno in base al grasso che utilizzate, e quindi poi lo sporco si annida anche sulle parti che si sono sporcate di grasso, non solo sulla catena. Adesso, come vi ho già detto, vedete i cerchioni che sono belli puliti perché li ho puliti per andare sul banco prova, però in pista vedo cerchioni sporchissimi, ma non è adesso il momento. Adesso la prima cosa che facciamo è togliere le carene, perché anche le carene andranno lavate, ma quelle le facciamo dopo. Togliamo le carene, laviamo la moto e proseguiamo. È il bello della diretta. Come vi dicevo prima, la griglia del radiatore
è sempre molto soggetta alla polvere dei freni. Se vedete, io nella scorsa giornata a Cremona che faceva freddo ho usato delle strisce di nastro del radiatore e qua invece che non era coperta, vedete quanta polvere dei freni c'è. Come ho detto prima, no idropulitrice, quindi utilizzeremo una semplicissima canna dell'acqua, andremo a bagnare la moto e non è necessario bagnare la moto nella parte alta e non bisogna insistere dove ci sono connettori o impianto elettrico, soprattutto per chi monta dei cablaggi racing, perché ovviamente l'impianto stradale magari è fatto per andare su strada e accettare anche della pioggia. I cablaggi racing anche loro, però bisogna starci un pochino più attenti. Quindi adesso andiamo a bagnare la moto e poi cominciamo a lavare. Partiamo da davanti e andiamo indietro. Adesso arriviamo al lavaggio vero e proprio. Innanzitutto, piccolo cenno sui prodotti, che cosa utilizzare. Noi utilizziamo il cleaning gel di Yamalube e comunque in generale utilizzate solo prodotti apposta per la moto, perché ci sono alcuni prodotti che non sono fatti per il lavaggio di auto o moto che possono rovinarvi alcune parti, quindi come macchiare il telaio o sverniciare i cerchi, quindi state molto attenti a quello che usate. Ci servirà una bacinella che riempiremo d'acqua. E ora che la moto è bagnata è proprio il momento di insaponarla. Ovviamente se la lavate d'estate dovete essere molto più veloci perché secca tutto. Radiatore, pinze, anche le forcelle si sporcano molto con gli insetti, quindi insaponare per bene. Cerchi, radiatore dall'altra parte, la zona del motore, le pedane, forcellone, ammortizzatore, cerchio. Adesso utilizziamo la vaschetta che ci siamo preparati e con il pennello spennelliamo tutta la moto bene. Radiatore. Vedete come viene pulito? Adesso non è questo il caso perché comunque la retina è abbastanza giovane, la moto comunque l'ho usata pochissimo, però per le retine più sporche potete utilizzare dello Scotch-Brite, che è una spugna leggermente abrasiva, per andare a passare tutta la griglia del radiatore e far sì che venga il più luccicante possibile. Ovviamente se ci sono anche dei graffi sulle vaschette del radiatore li possiamo andare a riprendere. Questo vecchio scotch qui lo possiamo togliere. Andiamo avanti di qua sulla parte destra. Bene, le pinze e i piedini, come vi ho già detto, si annida un sacco di polvere dei freni e dopo vedremo come pulire le pinze. Bene il radiatore. Puliamo adesso il grosso del cerchio posteriore, che è quello, essendoci la trazione, quindi la catena, come vi ho già detto prima, spara in giro il grasso, è la ruota che si sporca molto di più. Quindi togliamo il grosso e dopo lo andremo a fare di fino. Passiamo bene le razze dietro il portacorona. Ok, bene il forcellone, l'interno del forcellone e l'ammortizzatore, che tanto se siete a un livello un pochino più avanzato vi capiterà di magari di smontare e quindi si può pulire da smontato più comodamente. Bene, adesso la moto l'abbiamo pulita, insaponata, la sciacquiamo. Se fate attenzione, non ho bagnato la parte alta, ovvero la zona della batteria e del cablaggio. Poi in questa moto, come anche in altre, la centralina è nascosta qua sotto, quindi non è nel codino ed è un vantaggio quando laviamo. Moto sciacquata, la differenza anche solo guardando il radiatore mi sembra sia abbastanza evidente. Se avete fatto attenzione, non ho ancora pulito la catena, ma c'è un motivo a questo e lo vedremo dopo. Adesso compressore, la soffiamo bene e poi facciamo le carene.
Ovviamente nell'asciugare la moto ha molto senso partire dall'alto verso il basso, bene tutte le pulsantiere, la strumentazione, dove ci sono le viti, perni, le pinze dei freni, tutte le parti dove acqua non ci dovrebbe essere. Cosa importantissima da asciugare è il radiatore, è fatto per contenere acqua e quindi quando lo laviamo ci rimane dell'acqua dentro. Infatti se lo soffiamo, guardate quanta acqua esce. Adesso carene, piccolo trucchetto per non graffiarle, un pezzettino di moquette per terra in maniera che non si rovini la verniciatura, le bagniamo, le puliamo e le soffiamo come abbiamo fatto con la moto. La famosa spugnetta che non avevamo ancora utilizzato, passiamo bene carene e attenzione alla zona frontale, quella che poi si unisce con la vasca, perché è uno di quei punti dove la polvere dei freni si annida un sacco. Adesso, come vi ho detto, era già pulita perché l'avevo passata a mano, bella lavata, male non fa. Altro posticino super infame per la nostra pulizia è la vasca, perché ci si annidano un sacco di sassi che svuotiamo. Soprattutto per la vasca è importante pulirla dentro, perché qui nella zona della catena e del pignone ovviamente ci va il grasso e fa un sacco di sporco. Anche qua dove c'era tutto il grasso direi che la differenza è tantissima. Adesso che abbiamo portato la moto in officina, l'abbiamo lavata, l'abbiamo soffiata, è il momento di fare le pulizie di finitura. Quindi vi avevo detto che fuori non avremmo lavato la catena con l'acqua, la laviamo adesso a mano ingrassandola, perché la prima passata la utilizzeremo per ungere la catena e con un panno qualsiasi pulito faremo girare la ruota e puliremo la catena per successivamente ingrassarla con la seconda mano di grasso. Adesso che la nostra catena è bella unta, facciamo girare tenendola bella stretta per pulirla. Poi potete anche pulirla di fino a mano dall'esterno. E ora la ringrassiamo. Andiamo avanti con quello che vi avevo detto sarebbe stato il trucchettino per tenere puliti sempre i cerchi. Vorrei che questo video fosse uno sponsorizzato, ma non lo è, e utilizziamo sempre un normalissimo spray lubrificante come può essere appunto il WD-40 per tenere puliti i cerchi. Vedo molte persone pulire i cerchi con pulitore freni o con cose molto aggressive che sverniciano il cerchio e lo lasciano secco. Il cerchione è sempre sottoposto, soprattutto il posteriore, a un sacco di sporco, e se noi facciamo in modo che lo sporco si depositi su un velo di olio è molto meglio, perché poi noi con una semplice passata possiamo toglierlo. Invece se è secco rimane lì molto più aggrappato. Quindi il trucco è semplice, basta un po' di WD-40, fare bene anche i bordi. Il risultato di questa cosa è fantastico. Ora io non dico tutti i turni, ma vi assicuro che anche quando vado a girare e anche quando sono da solo, a metà giornata una passatina gliela do, tanto non costa niente. Nel mentre che state riposando e facendo la vostra pausa pranzo potete prendere un pezzo di carta e dare una passata al cerchio. Soprattutto se per caso vi capiterà di andare in ghiaia, pulite la moto. Altra grande cosa per la manutenzione è la pulizia ogni tanto delle pinze dei freni. Quindi adesso le smontiamo le pastiglie per andare a pulire
i pistoncini per bene con un pennello, e se vedete qui ho preparato dell'acqua calda. Spesso vedo usare in maniera errata il pulitore dei freni, che non va assolutamente utilizzato perché va a rovinare i gommini e le tenute della pinza. La pinza in effetti l'avevo pulita prima dell'ultima uscita ed è ancora abbastanza pulita, anche se in alcuni punti si è riformato dello sporco, quindi adesso spazzolino alla mano, pennello, acqua calda e andiamo a dargli una passata. Pastiglie. Adesso, finita la pulizia dei freni, passiamo al finalmente rimontaggio della moto. Prima di rimontare la moto puliamo la vasca, che è diciamo la parte della carenatura che di solito si sporca di più, perché ovviamente è vicina all'asfalto e perché la ruota sporca molto sparando addosso alla vasca tutti i pezzettini di gomma, tutto lo sporco che si trova per terra. Vale la stessa regola dei cerchioni, ovvero col VD40 o con un qualsiasi sgrassatore, tutti i segni di gomma che non siamo riusciti a togliere con l'acqua e con il lavaggio, se li pulissimo con del pulitore freni o con dei prodotti molto aggressivi toglieremmo l'adesivo. Invece con questo riusciamo a togliere il segno della gomma e non rovinare l'adesivo. Una bella passata a tutta la vasca, che anche se rimane un filo di unto del prodotto del VD40 male non fa, ovviamente non esageriamo, e la nostra vasca è pronta per essere montata. Rimontiamo i suoi condotti dell'aria e ora tocca alla carena, che prima abbiamo lavato con sapone e spugnetta, l'abbiamo soffiata, la rimontiamo e la andremo a lucidare, e passiamo anche il plexiglass in maniera che non rimangano aloni. Ecco, quando montate le vostre carene fate molta attenzione, perché queste ormai si sono rodate, perché anche le carene si rodano. Quando sono nuove sono più tirate, mentre con il tempo si ammorbidiscono. Però un trucchetto per montarle nella maniera corretta senza romperle è quello di appoggiarle e non tirare una vite poi l'altra. Lasciatele morbide, montate tutta la carena, dopodiché una volta che è in posizione potete tirare le viti. In questo caso le uniche viti che devo tirare sono queste del cupolino, perché sono le uniche vite, tutto il resto è rapido. Ok, vasca. Questo video dura 17 minuti, per lavare la moto ci vogliono 2 ore, per farlo girando il video 6, per editarlo ce ne sono volute quasi 20, quindi se ti è piaciuto fammelo sapere con un like ed iscriviti al canale e non ti fare vedere con la moto sporca.